Ciao, benvenuti, sono Fabrizio Rivaroli e insieme oggi andremo a realizzare l'hamburger perfetto. Vedremo quali sono gli ingredienti di questa ricetta e insieme andremo a cucinare, così vi darò anche delle piccole accortezze, dei segreti che potete poi realizzare voi a casa. Iniziamo innanzitutto dal pane. Potete anche lì scegliere da pane di multicereali piuttosto che integrale, diversi formati, piuttosto che del pane morbido, quindi magari al latte che resta bello morbido. Utilizzeremo ovviamente l'hamburger di carne chianina, dove io in questo caso per questioni di praticità ne ho preso uno già fatto, già pronto, realizzato, però magari dopo vi descrivo come potete fare voi in casa con della carne, con del macinato normale. Utilizzeremo poi della pancetta, dell'asiago, del ketchup e maionese, perché non può mancare la salsa, è un elemento fondamentale la salsa del nostro perfetto hamburger, dell'insalata, quindi una parte vegetale che dà il piacere croccante, e poi del pomodoro camone, anche qua per la morbidezza e la freschezza del nostro panino. Cominciamo subito nell'andare a cuocere quello che è la pancetta all'interno della padella. Quindi io ovviamente utilizzo il coperchio perché mi serve per velocizzare la cottura, ma per creare anche una camera calda per la cottura poi della pancetta piuttosto che dell'hamburger. Iniziamo a scaldare la padella. Noi qui utilizziamo una piastra a induzione, quindi molto veloce di temperatura, e andiamo a cuocere in maniera veloce e rapida il nostro bacon, la nostra pancetta, quello che preferite. In questo caso è un bacon, una pancetta arrotolata. Come avete potuto vedere ho utilizzato un filo d'olio, questo perché la padella è in acciaio, quindi una padella in acciaio purtroppo bisogna mettere un filino d'olio. Se invece fosse stata una padella antiaderente, allora a quel punto possiamo tranquillamente cucinare senza mettere olio. Regoliamo un attimo la temperatura, abbassiamo un pochino, facciamo in modo che la nostra pancetta arrotolata non si attacchi e cerchiamo in padella di renderla bella croccante. Sfruttiamo poi la stessa padella per andare a cucinare la carne, il nostro hamburger, d'accordo? Quindi la rosoliamo bene e per non fare troppo fumo, come vi dicevo, copriamo in modo da aumentare la temperatura all'interno della padella e soprattutto da non riempire la casa, la nostra cucina di odori e profumi, d'accordo? E così magari di tenerli all'interno della nostra pentola. Nel frattempo prendiamo il nostro hamburger bovino, dove in questo caso, ripeto, per una questione di praticità, di tempo, l'ho presi già fatti, però voi potete prendere tranquillamente del macinato bovino dalla Sorana piuttosto che un 5R, marchigiana, quindi realizzarlo voi. A quel punto io vi do il suggerimento di mettere per circa mezzo chilo di carne, sono 15 grammi di sale fino. Nel frattempo giro la pancetta arrotolata così non si brucia. Quindi dicevamo la carne, utilizziamo mezzo chilo di macinato bovino, andiamo ad aggiungere circa sono 20 grammi di sale e circa 2 grammi di pepe, se piace il pepe. Ecco, sul pepe ad esempio sarebbe interessante utilizzare, vi suggerisco di utilizzare del pepe rosa, del pepe verde, non sempre e solo del pepe nero, perché così la preparazione, cambiando il pepe, cambiando la spezia, diventa più piacevole, piccante, diversa dal solito, sempre utilizzando comunque la carne bovina. Ecco che vado ad adagiare la pancetta arrotolata su un pezzo di carta in modo da assorbire quel grasso in più. Bella croccantina. Ok? La appoggiamo qui e nella stessa padella, stando attenti soprattutto perché questa è una padella in acciaio, ripeto, che non si attacchi, sfruttando il grasso della pancetta, andiamo a cuocere i nostri burger. Abbassiamo un po' la temperatura, copriamo in modo che la cottura resti concentrata all'interno, mentre che cuciniamo in maniera delicata e morbida il nostro hamburger bovino. Anche qua ad esempio hamburger bovino
la cottura come deve essere. L'hamburger bovino può essere tranquillamente una cottura media, quindi un pochino rosa. Se invece parliamo di un hamburger di maiale o piuttosto che un hamburger di pollo o tacchino, quindi in un macinato di pollo e tacchino arricchito sempre con la stessa ricetta che vi dicevo prima, quindi sale, pepe e erbe e spezie, a quel punto è meglio un pochino più cotto. Quindi il segreto sta prendo l'esempio di questo hamburger, quando il colore cambia fino a metà, vuol dire che è da girare, stesso procedimento, quindi girando dalla parte opposta, ecco che in maniera molto rapida e veloce avete cucinato in maniera ottimale anche all'interno il vostro hamburger, va bene? Gli altri elementi, come vi dicevo, sono il formaggio, l'insalata e il pomodoro. In questo caso potete prendere dei pomodorini latterini piuttosto che del pomodoro grappolo, quindi a seconda un po' anche della stagione. Adesso che stanno un po' scemando i pomodori, quindi abbiamo un pomodoro un pochino più verde perché siamo un po' fuori stagione, questo è un pomodoro camone, un pomodoro molto più invernale, anche questo piacevole, comunque leggermente dolciastro, e noi andiamo a fare questo panino con il nostro pomodoro camone. Tagliamo delle rondelle di pomodoro, io ho tolto l'occhio centrale per una questione di praticità e per dare una pulizia del nostro pomodoro, quindi tagliamo delle belle fette in questo modo. Un pochino spesse, così quando lo andiamo a prendere, lo andiamo a masticare, resta piacevole in bocca. Controlliamo nel frattempo la cottura del nostro hamburger. Ecco che grazie al coperchio abbiamo velocizzato molto la cottura, quindi qua basta poi girarlo in questo modo e quindi lo rendiamo bello rosolato da entrambi i lati. Comunque vedete continua a uscire un pochino di sangue, quindi vuol dire che all'interno comunque resta bello bagnato e succulento. Abbassiamo ancora un pochino, teniamo coperto in modo che tutti i profumi, il gusto della carne, anche in questo caso, resta qui dentro. E a questo punto, siccome ripeto l'ho preso già pronto in modo da velocizzare la preparazione, una spolverata di sale e una spolverata di pepe nero, piuttosto che ripeto, poteva essere anche l'acqua di cottura, che anche questa è una cosa eccezionale, l'acqua di cottura del pepe rosa, per sfumare e dare un po' di profumo. È eccezionale perché dà un profumo molto piacevole. Ecco, l'acqua, che non è altro che una salamoia del pepe rosa, in questo caso perché è all'interno di una salamoia il pepe, quindi per aumentare la conservazione potete utilizzarla proprio come metodo di cottura, quindi per bagnare l'hamburger e per renderlo bello morbido. Poi, se volete anche profumarlo un pochino, potete aggiungere anche del rosmarino, che con tutti questi ingredienti per un attimo l'ho perso. Eccolo qua, rosmarino in cottura, qua, chiudiamo, così si va a cuocere e il profumo del rosmarino resta piacevole all'interno della carne, va bene? Abbiamo tagliato i pomodori, non ci resta che tagliare intanto del formaggio, in questo caso è un ottimo asiago, lo tagliamo in fette, ecco, possibilmente sottili. Io adesso faccio dei pezzettoni che andranno a ricoprire l'hamburger, lo mettiamo sopra in modo che con il calore del coperchio e della padella e con il calore della pentola sciogliamo il formaggio in modo da restare bello morbido e piacevole e caldo all'interno del nostro panino, vedete? Poi ovviamente non può mancare l'insalata, quindi l'elemento vegetale, lavata, pulita bene. L'insalata a vostro piacere, scegliete quella che preferite di più, da una canasta piuttosto che addirittura potete utilizzare del radicchio, delle verze, vanno benissimo anche quelle, tagliate fini fini in insalata, condite, fate marinare con un filo d'olio, ecco che il vostro hamburger diventa eccezionale, piacevole, con pomodoro, la parte di verza, formaggio e l'hamburger bovino, va bene? Quindi l'insalata è pronta, la salsa, anche qua un elemento fondamentale del panino perché dà il gusto da quella parte piacevole all'interno del panino. Qui lavoriamo praticamente del ketchup, della maionese, li mescoliamo assieme e andiamo ad aggiungere qualche goccia di tabasco e quindi creiamo la nostra salsa cocktail in maniera veloce e rapida, vedete? Poi anche se ve ne rimane un po' tranquillamente la potete coprire e mettere in frigo, che è sempre a disposizione, sempre pronta, va bene? Quindi creata la salsa, ripeto,
ketchup, maionese, sono 3-4 gocce di tabasco in modo che resti bella gustosa e non troppo piccante, se no altrimenti qualche goccia in più. Nel frattempo avete visto ho già preparato l'altra padella pronta e nell'altra padella andiamo a tostare un pochino il nostro pane, quindi tagliamo il pane con un coltello a sega, in questo modo, con il coltello a sega perché si taglia molto meglio. In questo caso non è un pan brioche ma un pane, una bella tartarughina. Ecco, accendiamo la padella e iniziamo a scaldare, tagliando il pane, sezionandolo in due, quindi andiamo a scaldare la parte della mollica interna, in modo da renderla bella croccante. Poi se avete voglia potete mettere un filo d'olio o una parte leggermente, una noce di burro, spalmarla bella sul pane e poi andarla a tostare sempre dalla parte della mollica. Questo perché grazie al burro, che in cottura diventerà bello morbido e aiuterà praticamente a fare la crosta, una crosticina sulla mollica, renderà il pane impermeabile, in modo che poi noi, visto che andiamo ad adagiare sopra la nostra salsa realizzata con ketchup e maionese, praticamente potete poi conservarlo per almeno una quindicina, 20 minuti, quindi se poi i vostri ospiti che arrivano a casa si ritardano un pochino, non avete problemi perché non si bagna troppo la mollica e quindi diventa piacevole e croccante. Soprattutto sia l'olio comunque che il burro danno un elemento profumato, aromatico, piacevole sempre all'interno del panino. Nel frattempo controlliamo, ecco che l'hamburger è pronto, il formaggio è perfettamente sciolto, vedete? Adesso possiamo farlo stazionare un pochino in modo che la carne si riposi. Nel frattempo prendiamo l'insalata che andrà a farcire il nostro hamburger, vediamo se il pane inizia a tostare. Sì. E sia sulla parte inferiore che sulla parte superiore andiamo a spalmare la nostra salsa. Ecco, così vedete. Quindi mi tengo un pochino di salsa da mettere bello tostato, piacevole. Ecco qui la salsa. Adesso mettiamo delle foglie di lattuga prima dei pomodori, in modo che se poi il pomodoro, magari utilizzate una mozzarella, quindi un prodotto che rilascia ancora del liquido, non va a lasciare dei liquidi sul pane, quindi non va a bagnarlo ancora di più. Quindi praticamente in questo caso l'insalata mi va a proteggere quello che è il nostro panino, va bene? Prendiamo il nostro burger profumato con questo rametto di rosmarino, mettiamo il nostro pomodorino camone, diamo la parte croccante con la nostra pancetta arrotolata, bella croccante da mettere, ripeto, all'interno del nostro perfetto burger. Chiudiamo con la parte superiore del pane e lo adagiamo sul piatto di portata, pronto ad essere servito. E voilà!